Premiamo F5 e come vedete ora che abbiamo passato un file JavaScript con estensione JS, la funzione va a richiamare ad assegnare all'editor il linguaggio di programmazione corretto e come vedete viene riconosciuto correttamente il nostro link. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'apertura dei file all'interno del nostro editor, quindi al click abbiamo abilitato l'apertura del codice racchiuso all'interno del nostro file PHP all'interno del nostro editor. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo ad abilitare la modifica anche per le altre estensioni quali l'HTML, il JavaScript e il CSS e al click sul nostro file, oltre quindi ad aprire nel nostro editor il file di riferimento, andremo a applicare al nostro editor il linguaggio di programmazione opportuno. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo a modificare la funzione che viene definita all'onLoad della nostra pagina, quindi al Windows onLoad. Quindi non andremo ad associare di default il tema e il linguaggio di programmazione al load della pagina, ma definiremo una funzione, quindi function, che la chiamiamo genera editor, che verrà invece richiamata sempre al caricamento della pagina, ma ovviamente faremo distinzione se è settato o meno il get file, quindi il file da modificare. Quindi definiamo la nostra funzione genera editor e all'interno del if isEt getFile, oltre a definire la variabile code che va a caricare il file di riferimento, andiamo a definire le righe di codice in JavaScript per richiamare la nostra funzione, a prescindere che sia settato o meno il getFile. Quindi gli diremo echo, quindi script type text JavaScript aperto e chiuso e poi gli diciamo echo window.onLoad uguale a function aperta grappa e richiamiamo la nostra funzione genera editor, non gli passiamo nulla in ingresso e chiudiamo la grappa. Bene, questo ovviamente lo dobbiamo inserire sia se è settato il file da modificare e anche nel else, quindi qualora non lo sia settato, quindi di default. Bene, quindi con questa modifica andiamo a prescindere che sia settato o meno il file da modificare, a richiamare la funzione genera editor, qua manca la R, bene, e quindi a identificare il div a cui associare l'editor, ad assegnargli il tema e il linguaggio di programmazione PHP. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete nell'URL non è settato il file da modificare, viene caricato l'editor vuoto, clicchiamo su Action PHP e come vedete in questo caso che abbiamo deciso di modificare il file action viene caricato il contenuto di riferimento all'interno del nostro editor. Perfetto, ora come prossimo step andiamo innanzitutto a modificare
il nostro file e attivare anche le estensioni di nostro interesse. Quindi abiliteremo l'estensione, scusate, il link per modificare i file, oltre che al PHP, anche per est uguale ad HTML, oppure est uguale a CSS, oppure est è uguale a JS, quindi JavaScript. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora l'unico file HTML che era presente all'interno dell'htdocs viene anche per lui attivato il link. Ci spostiamo in include JavaScript e come vedete abbiamo attivi anche i file JavaScript e in privata CSS abbiamo anche attivo il link per i file CSS. Bene, ora al clic sui nostri file, come vedete l'HTML viene stilizzato lo stesso anche con il linguaggio PHP, però ovviamente poi non ci va a riconoscere gli errori quando effettuiamo la modifica. È lo stesso anche per i file JavaScript, anzi il file JavaScript come vedete viene colorato di bianco, giustamente, mentre per i file CSS idem, anche per loro non c'è una colorazione grafica per quanto riguarda il codice, perché vi stiamo dicendo che è codice PHP, ovviamente non lo riconosce, e ovviamente neanche per la modifica. Bene, quindi quello che dobbiamo fare, allora innanzitutto andiamo a eliminare dall'URL il file. Quindi dicevamo, quello che dobbiamo fare è in realtà alla nostra funzione, se settato il file, andare a inoltrargli anche l'estensione di riferimento e poi ovviamente applicargli il codice di programmazione al nostro editor. Quindi innanzitutto alla chiamata della funzione andiamo a recuperarci l'estensione. Scusate, quindi se è settato il file da modificare andiamo a recuperarci l'estensione del file e quindi faremo un path info di get file. Bene, e alla funzione genera editor in ingresso gli passiamo la nostra variabile est, quindi l'estensione. Bene, questo nel caso in cui abbiamo deciso di modificare un nostro file, altrimenti di default alla funzione genera editor gli passiamo in ingresso come linguaggio di programmazione il PHP, perché abbiamo deciso di impostare l'editor con il linguaggio PHP. Bene, e nella nostra funzione, quindi genera editor, gli passiamo quindi in ingresso la lingua e nella funzione session setMod al posto di PHP ci concateniamo la variabile lingua. Bene, quindi salviamo, F5, perfetto, dovrebbe aver assegnato il PHP, sì, perfetto, riconosce giustamente anche l'errore. Selezioniamo il file HTML, come vedete viene caricato giustamente il contenuto del file, cancelliamo come vedete il maggiore della chiusura del tag e qua sta prendendo correttamente il linguaggio di programmazione, infatti ci dice che c'è un errore inaspettato alla fine del file in quanto abbiamo eliminato la chiusura del tag. Come vedete quando ripristiniamo il maggiore, quindi il simbolo per la chiusura del tag, ci elimina l'errore. Bene, ora ci spostiamo in privata CSS, clicchiamo su stile CSS, come vedete anche in questo caso va a riconoscere correttamente
il file CSS, li assegna il linguaggio di programmazione. Qua non ci dà degli errori, ma ci sta dando degli avvisi per quanto riguarda i tag che abbiamo utilizzato. Qua ci sta dicendo di non utilizzare il tag di riferimento, ma direttamente l'id a cui associare le direttive. Bene, poi magari andiamo a modificarceli. E per quanto riguarda l'HTML, il PHP e il CSS non ci sono problemi. Questo perché all'interno della nostra cartella IDE abbiamo visto nella precedente video guida che ci sono una serie di file per quanto riguardano il tema da utilizzare, che sono quelli contrassegnati con tem e poi il nome del tema, e poi ci sono i file JavaScript per il linguaggio di programmazione, che sono identificati invece con la dicitura mod, quindi mod seguito dal nome del linguaggio di programmazione. Come vedete, ora identifichiamo il CSS e vedete mod-CSS, l'HTML è mod HTML, il PHP è mod PHP. Perfetto. Per quanto riguarda il JavaScript invece non è mod.js, ma è mod JavaScript. Quindi qualora noi ora cliccassimo su un file JavaScript, come vedete il linguaggio di programmazione non viene riconosciuto e il file rimane sempre non stilizzato. Quindi alla chiamata della nostra funzione gli diciamo semplicemente if lingua è uguale a JS, allora lingua sarà uguale a JavaScript. Bene, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora che abbiamo passato un file JavaScript con estensione JS, la funzione va a richiamare ad assegnare all'editor il linguaggio di programmazione corretto e come vedete viene riconosciuto correttamente il nostro linguaggio di programmazione. Bene, ora come prossimo step andiamo in realtà a mantenere attiva la selezione della cartella visualizzata in modo che qualora stessimo lavorando all'interno di una sottocartella, come in questo caso col file delle funzioni in JavaScript, ovviamente non venga richiusa la nostra selezione. Quindi in realtà alla nostra funzione, quindi al nostro file, dovremmo trasmettere anche l'id dell'LI che è nascosto e che stiamo in realtà visualizzando per impostargli il display da none a block. Allora, come prima modifica andiamo in realtà a cambiare l'assegnazione dell'id, perché altrimenti al caricamento della pagina e quindi con la funzione open file come viene ricaricata la pagina, ovviamente l'id sarà sempre diverso, quindi ogni LI avrà un ID diverso perché viene generato dalla funzione random in PHP e quindi non sarà mai uguale. In realtà noi invece vogliamo che l'identificativo ovviamente sia sì univoco per ogni LI nascosto, ma che ad ogni caricamento della pagina sia sempre lo stesso. Quindi quello che dobbiamo fare innanzitutto è commentare l'assegnazione dell'id in questo modo e andiamo invece a definire la variabile id ad ogni chiamata della nostra funzione opendir e la incrementiamo di 1. Per il resto, per quanto riguarda l'assegnazione, lasciamo il nome della cartella col percorso più l'identificativo, quindi non dovrebbe cambiare nulla. Salviamo, premiamo F5 e proviamo a verificare che funzionino
l'apertura e la chiusura di tutte le sottocartelle. Perfetto, avevamo riscontrato in realtà dei problemi per quanto riguarda la cartella CSS, andiamo subito a verificarlo. Perfetto, quindi dicevamo che alla pagina dobbiamo inoltrare, oltre al nome del file che stiamo modificando, anche l'identificativo dell'LI nascosto, che in questo caso sarà la variabile root, e ci concateniamo la variabile id. Perfetto, e quindi alla chiamata della funzione, la funzione openFile, oltre a ricevere il file, la pagina riceverà anche l'identificativo, e vediamo tramite alert di verificare che stia inoltrando correttamente il dato. Quindi salviamo, premiamo F5, apriamo il file che si trova all'interno della cartella BAT, il file gestione avvisi, e come vedete al clic sul nostro file l'identificativo che riceve la nostra funzione è Apache 24 htdocs/bat1, quindi la cartella che ospita il file selezionato. Perfetto. Quindi l'identificativo lo stiamo passando, scusate, nel modo corretto, e quindi alla chiamata della nostra funzione tramite l'URL, oltre a passargli la pagina e il file, gli passiamo anche l'identificativo uguale a più id. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci rispostiamo in BAT, selezioniamo il file gestione avvisi. Perfetto, viene aperto correttamente il nostro file e tramite l'URL abbiamo anche l'identificativo dell'LI che ospita il nostro file. Bene, quindi quello che dobbiamo fare al caricamento della pagina, recuperare il nostro identificativo, e quindi dopo aver generato l'editor facciamo la chiamata a una nuova funzione che la chiamiamo show folder, e qua andiamo a chiudere la graffa, non la chiudiamo qua, quindi la graffa della funzione Windows onload, e alla nostra funzione show folder gli passiamo come valore la variabile get id. Bene, quindi definiamo la funzione show folder che prende l'identificativo in ingresso, e alla chiamata della funzione andiamo a farci un alert giusto per test, per verificare il passaggio corretto del valore dell'identificativo in ingresso. Quindi salviamo, F5, clicchiamo su BAT gestione avvisi, e come vedete viene stampato a video tramite l'alert l'identificativo passato alla nostra funzione. Perfetto, ora dobbiamo andare ad eliminare dall'identificativo la stringa Apache htdocs. Quindi alla chiamata della nostra funzione definiremo la variabile root, che sarà uguale a id.split. quindi utilizziamo questa funzione in JavaScript che, vi ricordo, permette di eliminare, o meglio troncare una stringa alla corrispondenza della stringa che riceve in ingresso, simile alla funzione explode in PHP, e quindi ovviamente qua ci andrà la nostra stringa da ricercare, che è Apache 24/htdocs. in questo modo, quindi il root diverrà un array, all'indice 0 ospiterà la parte di testo ospitata prima di Apache htdocs, in questo caso una stringa vuota, e la seconda parte invece
ci mostrerà, o meglio conterrà come valore l'id reale, quindi il nome della cartella selezionata, quindi in questo caso bat1. Quindi se facciamo per esempio un alert di root all'indice 1, in questo caso che stiamo lavorando all'interno della cartella bat, dovremo ricevere tramite F5 bat1. Quindi premiamo F5 e come vedete qua ci mette /bat1. Perfetto, così recuperiamo la parte di codice, o meglio la parte dell'identificativo che c'è dopo la stringa htdocs. Bene, se ci spostiamo ora per esempio e apriamo il file privata css stile.css, come vedete ci stampa privata /css1. ora dobbiamo andare a ricavare ogni sottocartella aperta e quindi rifaremo uno split della nostra variabile root all'indice 1 e quindi definiremo la variabile cartelle che sarà uguale a root all'indice 1, quindi la parte di testo che abbiamo stampato tramite l'alert, e la esplodiamo tramite split allo slash in modo da recuperarci tutte le cartelle del nostro percorso, e poi tramite un ciclo for andiamo a scorrere il nostro array, quindi l'array cartelle, quindi for i uguale a 0, i minore di cartelle length i più. Quindi facciamo partire questo ciclo for e ci stampiamo se il contenuto della variabile del nostro array è vuoto, quindi if cartelle di i è diverso da stringa vuota, ci stampiamo tramite alert cartelle all'indice i, giusto per test sempre. Quindi salviamo, premiamo F5 e ci stampa privata, quindi la cartella madre diciamo ospitata in htdocs, poi ci stampa la cartella css1 e trova il file. Quindi siamo in questa situazione qua. Bene, ora se analizziamo la pagina noteremo che come abbiamo visto prima, la cartella privata gli è stato associato come identificativo Apache htdocs privata 1 e poi alla sottocartella gli è stato associato come identificativo Apache htdocs privata /css1. Quindi in realtà ad ogni ciclo for each dovremo andare a ricostruire l'identificativo corrispondente del nostro LI. Quindi innanzitutto al di fuori del ciclo for each definiremo la variabile default dir che sarà uguale alla nostra stringa Apache htdocs. Bene, e ad ogni ciclo for each, se cartelle di i è diverso da stringa vuota, scusate, default dir sarà uguale a default dir più slash più cartelle all'indice i, quindi la cartella che abbiamo selezionato. E poi facciamo come sempre un alert per verificare, quindi default dir, per verificare l'assegnazione corretta. Quindi salviamo, premiamo F5, qua è Apache htdocs privata e bisogna aggiungere dopo privata l'id 1 e poi c'è Apache htdocs privata css1. Perfetto, quindi in realtà dovremmo andare ad aggiungere, qualora non sia presente all'interno della nostra variabile default dir,
qualora non sia presente il numero 1, dobbiamo andare ad aggiungerglielo. Quindi gli diremo if cartelle, no scusate, if default dir punto includes, quindi utilizziamo questa funzione in JavaScript e li passiamo come valore da ricercare il nostro numero 1. Quindi se default dir, quindi se non è incluso il numero 1 nella variabile default dir, e quindi il risultato di questa funzione sarà uguale a false, allora faremo un document get element by id, qua ci va default dir più e ci concateniamo il numero 1, punto style display uguale block. Altrimenti invece se è già presente, quindi stiamo in realtà considerando l'ultima cartella, gli faremo semplicemente un document get element by id di default dir punto style punto display uguale block. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora al caricamento l'identificativo è Apache htdocs privata /css1, lui ci va ad abilitare quindi col display block la cartella privata e in successione anche la cartella CSS. Perfetto, ora ci spostiamo in palette colori, apriamo la palette, la prima palette, quindi l'altro file CSS, e come vedete ha caricato correttamente l'ulteriore file CSS racchiuso all'interno della cartella palette colori e all'avvio della pagina ci tiene attivo il display su privata, CSS e anche palette colori. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sul salvataggio delle modifiche dei nostri file.